YouTube vuole costanza e costanza è la sorella di coerenza. Quindi il piano di battaglia, a.k.a. il piano editoriale, è la conditio sine qua non per me per fare un lavoro di successo, perché anche un canale piccolo può lavorare bene. Ciao a tutti da Marco e benvenuti in questa seconda puntata di YouTube Journey, una serie nuova e interattiva che, come voi già forse saprete, chi ha visto già la prima, molto particolare, in cui tratteremo vari consigli, strategie per far crescere e creare un canale professionale, ma in un modo un po' particolare. Prima di ricordarvi tutti i dettagli, ovviamente come sempre vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella su tutte le notifiche per non perdermi i prossimi video. E come la puntata scorsa, anche oggi abbiamo un ospite speciale, anche lui è un content creator, ma soprattutto il king delle automazioni. Date il benvenuto a tutti quanti a Stefano De Carlo, eccolo qui. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao Marco, grazie per l'invito e un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando. Allora, nella volta scorsa, Stefano, abbiamo parlato come prima puntata di come trovare un argomento per il nostro canale YouTube, no? Un argomento che vada un po' incontro alle necessità delle persone, capire, diciamo, il target per creare una community in modo efficace e come in tutte le puntate che saranno successive, inclusa questa, sarete voi i veri protagonisti. Infatti, come la volta scorsa, alla fine di questa puntata dovrete compilare un sondaggio in cui mi direte che passi svolgere per creare un canale YouTube reale, in tempo reale, insieme a voi, per capire insomma se queste strategie funzionano oppure no. E infatti nel primo sondaggio avevo già chiesto qualcosa. Infatti, come potete vedere qui in grafica, ho chiesto qual è l'argomento YouTube che darà vita a questo canale reale che creeremo e con il 55% dei voti ha vinto fotografia digitale editing con smartphone. Quindi questo ufficialmente sarà l'argomento del canale che andremo a creare. Quindi mi raccomando, seguite con attenzione anche questa puntata perché poi avremo un secondo sondaggio per voi. Oggi, insieme a Stefano, tratteremo una seconda tematica molto molto importante. Penso che sia uno dei fulcri di un creator per creare un canale YouTube con efficacia, ovvero il piano editoriale. Vedremo insieme come creare un piano editoriale in modo efficace, perché farlo. Vedremo insieme la differenza tra evergreen, questa parola inglese strana, e tendenze, stagionalità, quando creare un certo tipo di contenuto piuttosto che un altro in base al periodo dell'anno. Vedremo cosa serve da un punto di vista strategico per creare un piano editoriale efficace che ci permetta di far crescere il nostro canale YouTube. E poi il nostro buon Stefano ha preparato alcuni tools molto molto utili che potreste sfruttare proprio a tale scopo. Quindi, caro Stefano, possiamo partire subito a bombazza, come direbbe un certo personaggio, e quindi partiamo col discorso calendario editoriale. Perché oggi è importante creare un piano editoriale, ma soprattutto quali sono i benefici di un piano editoriale? In realtà non si può farne senza, perché il piano editoriale è la strategia di contenuti che c'è dietro il calendario editoriale, che non è altro che la, frequenza di pubblicazioni, quindi i giorni, le ore, le date in generale di pubblicazione dei nostri contenuti. Quindi un pochettino io dico sempre, se devi andare in battaglia, immagina di avere un'armata o nel tuo gioco di ruolo preferito, o immagina di essere, non lo so, un grande condottiero degli anni passati. E minimo un piano di battaglia lo fai. Ecco, quel piano di battaglia è il piano editoriale, ovvero sapere cosa dire, a chi dirlo. So che questo ne avete parlato, insomma è stato detto, no, nel video precedente, e in questo caso dobbiamo capire come dirlo, quando dirlo, bene, che tipo di messaggio vogliamo mandare, perché se siamo dei creatori di contenuto, questi contenuti devono arrivare a delle persone e queste persone saranno interessate a determinate tematiche. Come diceva Marco nel video precedente, bisogna equilibrare quello che piace a noi e quello che piace al nostro pubblico, ma senza aver studiato a tavolino queste cose sarà un canale, meno forte. Sì, si può fare un canale che parla un po' di tutto, ma questo secondo me si poteva fare, Marco, soprattutto nella YouTube di qualche decennio fa, molto tempo fa. Oggi YouTube vuole costanza e costanza è la sorella di coerenza. Quindi il piano di battaglia, a.k.a.
Il piano editoriale è la conditio sine qua non per me per fare un lavoro di successo, perché anche un canale piccolo può lavorare bene. Ci si può basare sui dati, se il canale è già attivo, se non è già attivo, evidentemente non ci sono dati, ci possiamo fare un'idea. YouTube ci darà dei dati, Marco so che ha un appuntamento del Journey, no, su questo tema, ma in generale c'è bisogno di guardare i dati, se non ci sono, di farci un'idea di quando pubblicarlo. Quindi Marco, per rispondere alla tua domanda, non esiste canale YouTube senza piano editoriale e di conseguenza calendario di pubblicazione, calendario editoriale. Esatto, infatti sono d'accordissimo con te. E proprio sul discorso piano editoriale lo vorrei un attimo agganciare a un altro discorso, cioè a quello di stabilire un ritmo di pubblicazione. Purtroppo su YouTube da un po' di anni c'è sempre un po' la diceria che un canale YouTube deve pubblicare tutti i giorni o addirittura più contenuti al giorno, altrimenti non si può definire canale attivo, ok? Quindi sulla base di questo concetto, no, che in verità io ho sempre insegnato che non è così, cioè che la regolarità sta nel fatto che io mi do un obiettivo. Il mio obiettivo è fare un video al giorno, ok, lo faccio. Se il mio obiettivo è fare un video a settimana, uno ogni 2 settimane, allora nel momento in cui raggiungo senza stress, con un piano strategico adeguato, creando contenuti di qualità, quell'obiettivo di pubblicazione, allora dico ok, lo seguo. Ma anche secondo la tua esperienza, il ritmo di pubblicazione veramente deve essere così serrato e quindi di conseguenza adattare il piano editoriale o che cos'altro? Guarda, questa è un poco come la domanda che viene fatta, no? Quando si scrive un articolo per un blog e si dice quante parole deve essere lungo l'articolo, meno più di 800, più di 1000, e la regola è sempre fino a quando hai qualcosa da dire e questo qualcosa da dire è interessante per il pubblico a cui vuoi parlare, dilla. Ti viene da dirla ogni giorno? Ben venga, ma nella mia esperienza non è la regola. Cioè ci sono determinati tipi di canali, quelli che fanno vlogging, quelli che fanno news, quelli che fanno quindi attività in tempo reale, quelli che hanno magari dei contenuti anche più brevi, anche più di divertimento. Dipende se sono shorts, se sono formato video lunghi, dipende un po' dal tipo di canale, dal piano editoriale che hai, un poco stabilire la frequenza di pubblicazione, ma altrimenti nella mia esperienza già una volta a settimana è già un ottimo ritmo per mantenere un canale, ma ci sono creator anche importanti, vedi MrBeast che è il creator più importante in questo momento per numero di iscritti su YouTube, che pubblica una volta al mese, anche mese è qualcosa. Perché? Perché i suoi tipi di produzioni richiedono un certo tipo di investimento, non solo economico ma di tempo, di creatività, di sviluppo, di post-produzione. E quindi non è che YouTube, cioè è la dimostrazione vivente che YouTube non gli blocca il canale, altrimenti non sarebbe il creator più famoso al mondo. Quando si crea un ritmo di pubblicazione, secondo me la cosa più interessante è che si crea un'aspettativa nella persona, nell'audience, ovvero l'insieme di persone. Ragazzi, sono esseri umani come te, come me, che si aspettano qualcosa. Quindi se tu dici che pubblichi una volta a settimana e cominci a pubblicare una volta sì e una volta no e ogni tanto e via dicendo, quel canale a livello di coerenza, di credibilità, di costanza, lasciando perdere anche l'algoritmo, ma proprio agli occhi delle persone che lo guardano, comincerà a perdere colpi. Se ti devi prenderti una pausa, io dico sempre, fai un video in cui dici ragazzi mi prendo una settimana di pausa, 2 settimane di pausa, c'è successa questa cosa, cioè può succedere, che sia un video, che sia un post, no? L'importante è che tu comunichi che ti sei preso una pausa, c'è una notizia, perché le persone si aspetteranno un video da te e non importa che tu abbia 1 milione di iscritti o 2, ci sono quelle 2 persone che ti hanno dato fiducia, che vogliamo deluderli? Se ne cominciamo a deludere 2 ne deluderemo pure 1 milione, quindi è anche più proprio una cosa personale secondo me, mantenere un ritmo, mantenere un impegno e avere una certa costanza, un compromesso con se stessi e con gli altri di quello che è giusto fare. Infatti, a tal proposito, ho fatto anche un video in cui ho messo in evidenza qualità versus quantità. Nel caso trovate qui sotto il link in descrizione, in cui proprio esponevo le questioni che entrano in gioco quando decidiamo il ritmo di pubblicazione e quanti video vogliamo fare. Tanti ragazzi che, per esempio, prendo una delle nicchie più grandi che ci sono su YouTube, quella del gaming, dei videogiochi, dei gameplay, pensano che devo fare tante partite, tanto dico sto giocando, ma la domanda è, e qui esco un attimino, la qualità
ci sta rimettendo e quindi tu stai facendo un piano editoriale serrato, ma lo stai facendo con qualità in modo che poi le persone dicono caspita, è vero, sta giocando un gioco, ma lo fa in una maniera che mi intrattiene anche se quel gioco l'ho visto fare da altre 30 persone. Ti do la mia esperienza personale, Stefano. Io seguo alcuni creator che portano questo tipo di contenuti, ma soltanto quelli che sono un po' anche degli attori, diciamo così, cioè non sono attori professionisti, però hanno creato un personaggio che dietro a quel gameplay, dietro a quell'attività mi intrattiene più del gioco stesso. Magari io ho detto, quel gioco l'ho visto fare, vedere, però quello o più di uno che portano quel contenuto con una qualità, con un valore talmente aggiunto, che dice caspita, lo devo guardare per forza perché lui mi fa ridere, mi fa star bene. Se invece sentiamo lì giochino CCC e ne facciamo anche 30 al giorno, ma poi ci lamentiamo che le views sono poche, il problema forse potremmo essere noi che stiamo un po' uscendo dal concetto di qualità e andando troppo verso la quantità. Io in generale sono d'accordo con quello che tu hai detto e sottoscrivo tutto. Metti però il caso che un creator alle prime armi voglia sperimentare, cioè si voglia dare un periodo di tempo dove pubblica più di quello che dovrebbe per imparare a stare davanti alla telecamera, parlare al microfono, fare esperimenti su tipi di formati diversi, prendere confidenza con il suo set, col suo gameplay, con la propria audience, cioè ha un obiettivo e fa un piano di battaglia, il piano editoriale, per raggiungere un obiettivo che non è tanto sul contenuto ma su quello che lui vuole imparare, fare, testare. Ecco, in quel caso secondo me è, per un periodo di tempo specifico, un esperimento coerente, ci sta. Quindi anzi, normalmente io quello che mi succede quando parlo con qualcuno di contenuti dico guarda, se i primi contenuti che hai fatto quando li riguardi dopo qualche tempo non ti fanno schifo, vuol dire che hai iniziato troppo tardi. I primi contenuti, i primi video, le prime pubblicazioni devono non essere perfette, ma una cosa è un canale piccolo, appena creato, fatto in modo non perfetto perché stiamo imparando, ma siamo coerenti, siamo costanti, abbiamo un'idea precisa, abbiamo un messaggio da mandare. E una cosa invece il canale degli scappati di casa, dove non so quando pubblico, non so che cosa dico, una volta dico questo, una volta dico quell'altro, perché devo fare i soldi su YouTube. Ecco, quel canale è morto prima ancora di essere aperto in quel senso, perché non ha il piano editoriale alle spalle. A questo riguardo, visto che appunto avete parlato anche di un po' di sperimentare, eccetera, passiamo alla seconda parte di questo argomento, ovvero quando si fa un piano editoriale ci sono alcuni elementi che entrano in gioco che sono la tipologia di contenuti, stagionalità e tendenze. Ci sono alcuni canali che decidono di vivere di tendenze, che quindi parlano di argomenti freschi, magari news, piuttosto che rimanendo all'argomento videogiochi, l'ultimo gioco uscito, le anticipazioni, novità o anche nella musica. Ebbene, su questo riguardo qui c'è da fare una importante premessa. Su YouTube si possono creare due tipi di contenuti. Quello evergreen, ne ho parlato spesso, ma se non sai di che si tratta, sono quei video che io parlo di una tematica che se uno lo vede fra 10 mesi, lo vede fra 2 anni, bene o male è sempre utile. Ok? Ti insegno un tutorial completo su come allacciarti le scarpe. Penso che sia un tutorial che più o meno varrà per sempre, ok? Oppure, come dicevamo, ci sono quelli di tendenza o stagionali, che invece sono quei contenuti che possono essere di interesse solo in un breve periodo di tempo. Esempio pratico, arriva Sanremo, ok? Tutti si mettono a parlare di Sanremo, chiunque proprio, anche se parlo di tutt'altro devo anche parlare di Sanremo. E casualmente le views schizzano durante tutto il periodo del festival. Finito il festival, views che crollano, 0. Perché? Perché le persone hanno perso interesse. Era solo in quel periodo che era di fuoco l'interesse delle persone. Quindi, secondo te, Stefano, proprio parlando di stagionalità, tendenze, quali sono le considerazioni che uno deve fare prima di iniziare a creare contenuti e quindi di fare il piano editoriale? Diciamo che dipende dalla durata del piano editoriale che ti sei dato o data, perché nella mia esperienza io faccio dei calendari editoriali basati su delle strategie editoriali, il famoso piano editoriale di 3-4 mesi. Quindi decido una strategia, ovviamente coerente col mio
col mio messaggio, col canale e quindi con la mia audience, con quello che voglio dare, quindi con una strategia generale, ma faccio dei piccoli esperimenti che faccio durare 3-4 mesi e durante questi 3-4 mesi pubblico tipi di video diversi, oppure il rapporto tra i video che sono evergreen, quindi quelli più duraturi, quelli che so che mi cercheranno di più, nel mio caso sono i tutorial sugli strumenti di automazione, di marketing, di business, perché quella è la mia nicchia di mercato. Ebbene, posso spingere un po' più di questi, che sono canali un po' lunghi, video un po' più lunghi, che hanno una vita un po' più lunga, quindi vengono cercati con costanza, magari hanno pochi picchi, ma sono video costanti che mi portano un determinato numero di iscritti, un determinato numero di visualizzazioni o che sia. Oppure posso spingere su quei contenuti che sono un po' più sull'onda del momento. In questo momento viviamo di strumenti di intelligenza artificiale che ovviamente fanno parte delle tematiche che io affronto. Quindi per risponderti dipende dall'esperimento. Se l'esperimento del tuo piano editoriale che dura 4 mesi ti dice che i contenuti che stanno sul pezzo, quindi quelli un po' delle stagionalità, quelli un po' più trend, ecco, quelli che vanno in tendenza, puoi pensare che se c'è un momento dell'anno puoi spingere di più o di meno. Nella mia esperienza molto è legato anche col ritmo di pubblicazione. Cioè se decidi di pubblicare una volta al mese è difficile stare sul pezzo. Perché proprio stare sul pezzo è la definizione di pubblico con frequenza. Quindi è inutile non fare un canale di news una volta al mese, fai il riassunto del mese, ma quello che è successo un mese fa, 30 giorni fa, potrebbe non essere più interessante oggi. Se fai un canale con un ritmo di pubblicazione lento, diciamo lento in realtà di 1 al mese, non è lento e veloce, è 1 al mese, e ti consiglio di stare su temi evergreen, video ben fatti, strutturati bene, con un messaggio chiaro, dove ti prendi il tuo tempo per dire le cose e quindi puoi utilizzare la solita diatriba, no? Video lunghi o video brevi, e dipende dal tipo di canale, da quello che vuoi dire, da quanto pubblichi. Se invece fai dei video ogni giorno, più volte al giorno, allora puoi pensare anche di stare a cavallo. Nella mia esperienza, con un ritmo di una volta a settimana, io consiglio di mantenere questo ritmo ed è quello che faccio io pubblico in questo momento 2 volte a settimana, sono arrivato a pubblicare 3 volte, ci sono stati periodi in cui pubblico 1, ma la mia media è 2 volte a settimana. Io pubblico 2 volte a settimana e la maggior parte sono temi evergreen, ok? Ma se c'è un aggiornamento, un qualche cosa di veloce, ho 2 strade: o aggiungo un video, essendo che deve stare sul pezzo, lo registro, lo pubblico il giorno dopo, 2 giorni dopo, però lo pubblico quando quell'argomento è virale, è in tendenza, quindi è specifico. Il giorno di San Valentino non è che io non ho previsto nessun video ed è un video su San Valentino, lo pubblico a San Valentino. Non è perché il mio normalmente ne pubblico 2, io pubblico il lunedì e il giovedì in questo momento, perché i dati hanno dimostrato essere le 2 giornate più interessanti, non è che se lo devo pubblicare di venerdì o di sabato mi faccio qualche problema. La seconda strada è se invece cade più o meno in concomitanza con un video che avevo già previsto e registrato, semplicemente lo sposto. Io parlo di automazioni. Posso fare un video, per citare Sanremo, il marketing e le automazioni che ci sono dietro Sanremo. Ma se è un video intelligente che ha senso, che è di qualità per la mia audience che mi segue normalmente, io lo pubblico. Viceversa, devo stare dietro a Sanremo con un tema che a me non collima con la mia audience, non ha senso andare a pubblicare quel contenuto. Se vi interessano tutto ciò che sono il mondo delle automazioni, e visto che strumenti per i creator di automazione ce ne sono davvero tanti, soprattutto anche se avete un'azienda, siete professionisti e fate marketing online, nel canale di Stefano troverete tutto ciò che è il mondo di strumenti e automazione per proprio sfruttarli al meglio per il vostro business. A questo punto passiamo alla terza parte, che entra un po' più nello strategico. Sto per buttare giù il mio piano editoriale. Quali sono quegli elementi che devo tenere in considerazione per fare un piano editoriale che, strategicamente parlando, mi aiuti a fare un buon lavoro col mio canale e quindi a farlo crescere? La prima cosa secondo me è il messaggio, cioè nel senso proprio a livello pratico, quando tu stai disegnando e progettando, dopo vedremo degli strumenti che ci possono aiutare a farlo, ma il concetto base è che quando tu stai strutturando la tua strategia di contenuti devi avere un'idea in mente.
Quindi nel caso di Marco sta pubblicando una serie che stiamo vivendo in questo momento, ebbene Marco ha due strade, può scegliere che la serie sia in sequenza, quindi i video che pubblico una volta a settimana sono puntata settimana 1 episodio 1, settimana 2 episodio 2 e così via. Oppure può dire no, io faccio settimana 1 episodio 2, ma la settimana 2 invece di mettere l'episodio 2 metto un altro video, in questo caso che rompe gli schemi, e quindi pubblico questo journey 2 volte al mese, una settimana sì e una settimana no. Dipende da quelli che sono appunto tutto quello che ci siamo detti prima. Ma se Marco non è fedele quando rompe gli schemi, quando pubblica le altre cose, non è fedele al messaggio che vuole dare, non si va da nessuna parte. Nel mondo delle vendite, io ho a che fare con imprenditori, con imprese, adoro il mondo delle vendite perché noi siamo content creator, ma in un certo senso dobbiamo vendere il nostro messaggio, il nostro video, ma a volte noi stessi, perché nel mondo delle vendite quello che si dice è che la persona, quando ha a che fare con un commerciale, un agente di commercio, un rappresentante, non compra il prodotto o il servizio, ma compra la persona, compra il commerciale, perché è la persona che ti ha permesso di scoprire quel prodotto o quel servizio. E succede a tutti noi quando abbiamo il negozio di riferimento, magari di ristorante, di ristorazione, abbigliamento, la farmacia, e andiamo sempre lì perché sappiamo che c'è il commesso o la commessa, l'addetto vendita, che ci dà quei giusti consigli. Ecco, in quel caso non stai comprando la medicina, sì che la stai comprando, ma anche la fiducia che hai nella persona che c'è dietro il bancone, per fare un esempio. Ebbene, la stessa cosa siamo noi content creator. Molto spesso, come diceva Marco non sta comprando il video del gameplay, Marco sta comprando il video del gameplay perché gli piace sicuramente quel gioco, ma fatto da quel creator, quindi sta comprando con il suo tempo. Ragazzi, il tempo è una moneta di scambio. Spendere del tempo, investire del tempo con un content creator è già una forma di pagamento, e questo YouTube ce lo dice perché il watch time è uno dei parametri più importanti, se non il più importante, di ogni video. Quanto tempo le persone spendono su di te? YouTube lo sa che il tempo è importante, è il tempo che ogni essere umano, quei numeri non sono numeri, sono esseri umani che guardano e spendono il proprio tempo con te. Non con quello che dici, non solo per come lo dici, ma con te. E allora è importante che tu ti senti la responsabilità addosso nel momento in cui stili il tuo piano editoriale e lo calendarizzi, cioè oggi pubblico questo, domani pubblico quest'altro. È fondamentale che tu ti ricordi il messaggio che vuoi mandare, che tipo di persona sei e come vuoi fare evolvere il tuo messaggio, perché non è detto che oggi deve essere lo stesso messaggio che mandi domani o lo stesso messaggio che hai mandato ieri. Può esserci un'evoluzione nel tempo, non dobbiamo fare evolvere solo i nostri set, no? Il YouTube Studio che oggi mette una luce, domani mette un microfono. No, non è solo quello che si deve evolvere, anzi principalmente si deve evolvere il nostro messaggio. Come cresce la nostra audience, cresce il nostro messaggio. Quindi nella mia esperienza, nel concreto, la cosa più importante da tenere fede è il tipo di messaggio che si vuole mandare. Se non hai degli obiettivi non puoi sviluppare il piano di battaglia. Questo, diciamo, nella cronologia delle cose, l'obiettivo che ci diamo, nel senso, vogliamo creare un canale per guadagnare, un canale dove mettiamo o non mettiamo la faccia, un canale dove vogliamo parlare a questo tipo o a quest'altro tipo di audience, no? Tutte cose che hai detto anche nel video precedente. Però la chiave è molto spesso, magari per chi inizia, mi rendo conto, vi chiedo un attimo di fiducia a te che ci stai guardando, mi rendo conto che se stai per iniziare soprattutto un canale YouTube, pensare di stancarti a creare dei contenuti è no. Ma quando succederà mai? E beh, ti dico per esperienza, e ho anche tanti amici che hanno anche canali molto più vecchi del mio, che dopo un po' ci si stanca. Cioè produrre dei contenuti con la pressione di li devo produrre una certa audience con qualità, io mi sento in dovere morale perché le persone mi stanno dando tempo e più persone ci sono, più... Capisci che questa pressione sulle spalle potrebbe essere un po' pesante. Il mondo dei content creator è un mondo di chi lavora, non è come si dice, un giocattolo, è una attività lavorativa che YouTube effettivamente ti remunera, ti paga. Ok, se non ti vuoi stancare
Non ci pensare oggi, pensa che fra 3 anni però il canale lo chiudi. Ecco, gli investimenti che stai facendo oggi in energie, economici, di stress, di lavoro, che fai, li butti? Ecco, abbiamo detto che YouTube è una maratona. È fondamentale creare un canale che possa vivere nel tempo, e per vivere nel tempo devi fare qualcosa che ti piace, non solo per i soldi, non solo perché in questo momento c'è questo o quel messaggio che va in trend. Non funziona in questo modo, lo devi fare perché creerai in automatico, come dire, creando video crei community, e quella community sarà quella che ti insulterà e quindi renderà magari le tue giornate, a seconda del pelo sullo stomaco, più o meno oppure quelli che ti diranno bravo, brava. Quindi è importante, per pulire quell'audience, andare a modificare il messaggio in modo strategico, avere un ritmo di pubblicazione, un calendario quindi di pubblicazione pulito, e costruire, diciamo, far risorgere la tua community. La pazienza, il tempo, ripetiamo, YouTube è una maratona, è una piattaforma che magari oggi non stai vedendo risultati, fra un anno e mezzo esplodi, ok? Perché? Non perché hai avuto fortuna, non perché ti è andata bene o, come è successo in certi casi storici, un personaggio famoso ti ha fatto conoscere perché ti ha messo un like o che ha condiviso un tuo video, è perché c'è un lavoro di costanza, e un buon piano editoriale è quell'elemento, quel pezzo del puzzle che fa tutta la differenza del mondo. E quindi dedicarci il giusto tempo, andando anche a pensare quanto voglio pubblicare senza rimetterci in qualità, può davvero aiutarvi a fare la differenza, a far crescere il vostro canale YouTube in modo costante e davvero crescente. Che strumenti devo usare o posso usare per creare un piano editoriale senza impazzire, che magari mi dà anche una mano a gestire tutti gli aspetti legati al piano editoriale? Ebbene, il buon Stefano ci ha preparato una lista di 3 strumenti che possiamo integrare in quella che è la nostra toolkit, la nostra scatola di strumenti che usiamo come creator, proprio utili per il piano editoriale. Quindi condividiamo lo schermo e intanto Stefano puoi elencarci questi strumenti. Il primo strumento è famosissimo, è uno strumento di intelligenza artificiale, si chiama ChatGPT. Di base quello che fa, ti permette di andare a gli metti un input, gli metti un testo e lui ti può aiutare con un output. Quello che puoi fare è utilizzarlo da spalla per creare i tuoi contenuti, quindi non sai bene che tipo di calendario o di piano editoriale vuoi creare, bene, hai bisogno di una spalla, utilizza un'intelligenza artificiale, fatti dare delle idee, fatti dare delle tempistiche di produzione, fatti dare una scaletta, fatti elencare magari un bullet point di quello che potrebbero essere ogni singola voce della tua scaletta, fatti dare uno script, fatti dare quello che vuoi. Il secondo strumento si chiama Trello ed è uno strumento molto carino, gratuito, che funziona, in realtà sia ChatGPT che Trello, che quest'ultimo strumento che ti farò vedere fra poco, funzionano sia da desktop che da mobile, ci sono delle app, quindi lo puoi utilizzare anche, diciamo, se sei in movimento. Ma il concetto base è che c'è una lista di cose con delle colonne e tu per esempio puoi creare contenuti da produrre in produzioni pubblicati, e ogni scheda puoi creare, lo puoi muovere, lo puoi trascinare, ma ogni scheda puoi andarla ad aggiungere, per esempio una descrizione, la data di pubblicazione, puoi condividerlo con le persone se magari hai un editor, qualcuno che ti fa il montaggio, qualcuno che ti deve aiutare, un intervistato. Marco in questo caso, come ha detto, per fare l'intervista e la chiacchierata con me ci siamo dovuti organizzare. Avrebbe potuto farlo, non l'ha fatto attraverso questo ma attraverso altri strumenti, ma ci siamo organizzati e questo può essere un modo per organizzare i nostri contenuti. L'ultimo, un po' più evoluto, si chiama Airtable. Come ti dicevo, di Airtable, di Trello e di ChatGPT, di tutti e tre c'è sia la versione da desktop che da mobile e tutti e tre hanno una versione gratuita. Ho scelto questi 3 strumenti proprio perché hanno una versione gratuita. Chi vuole iniziare li può provare. Che cos'è Airtable? Allora, a differenza di Trello che si vede solo in questa visualizzazione qui, quindi le famose colonne si chiamano Kanban, è una metodologia di lavoro, ma comunque vedi in colonne, cioè la visualizzazione è limitata. Ecco, Airtable è un database più completo e anche complesso. Che cosa vuol dire? Che io ho la possibilità di vedere la modalità dei dati che ho inserito sotto forma di calendario, oppure lo posso vedere sotto forma di elenco, oppure posso vederlo sotto forma di
Per esempio questo è per autore. Puoi organizzare i tuoi contenuti, puoi andarli a organizzare per tutto il resto dei anni, nei secoli e via dicendo, ma puoi anche organizzare l'elenco per i contenuti, quindi non li visualizzi secondo un calendario, ma come un elenco che può avere anche diverse categorie, e ogni categoria lo vedi on hold, in progress, planning, live. Sono degli status che si riportano anche se tu vuoi organizzare i contenuti, gli stessi di prima, che hai visualizzato per contenuti o che hai visualizzato per calendario, questa volta li stai organizzando come autori. E alla fine è arrivato il momento in cui siete voi i protagonisti, quindi sempre qui sotto in descrizione trovate il link al sondaggio di questa occasione, di questa puntata, in cui vi chiedo di selezionare i giorni in cui potremo andare a pubblicare i video che faremo nel canale reale che creeremo insieme. Quindi per ogni voce vi metterò 2 possibili giorni che potete scegliere, secondo voi quelli che potrebbero essere più adatti per pubblicare i video della tematica che, come vi ricordo, era quello sull'editing, mobile e tecnologia, e così poi in base a quelli che saranno i voti che mi avrete mandato, quelli saranno i giorni fissi in cui andremo a pubblicare questi contenuti. Ovviamente vi chiedo ancora un po' di pazienza perché per quanto riguarda la creazione di questo canale reale siamo ancora un po' agli albori, abbiamo scelto l'argomento, stiamo scegliendo il giorno in cui pubblicare, ma prossimamente inizieremo un po' a vedere la ciccia, no? Quindi cominciate a vedere fiorire questo canale con magari il banner, il nome, piuttosto che i video che iniziano a uscire, quindi vedrete che piano piano creeremo davvero qualcosa di fantastico. Quindi, detto questo, grazie ancora Stefano per il tuo contributo. Marco, grazie a te per avermi invitato e in bocca al lupo, buon journey a tutti quelli che ci stanno guardando. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata di YouTube Journey. Ciao a tutti! Ciao!